Buongiorno ragazzi, amici, bentornati. Stiamo parlando della Prima Guerra Mondiale, questa è la terza video lezione. Nella scorsa lezione abbiamo detto tutto ciò che succede sul fronte occidentale e sul fronte orientale fino al 1916. In fondo non abbiamo parlato di eventi decisivi, di eventi epocali, c'è però un terzo fronte, attenzione. Anche di questo parliamo fino al 1916. Arrivando al terzo anno di guerra c'è il fronte marittimo. Le potenze impegnate in guerra, Austria e Germania, e le potenze dell'intesa avrebbero potuto scontrarsi anche in mare, naturalmente. La Gran Bretagna aveva la flotta più grande del mondo, ma anche la Francia aveva una grande flotta e la Germania, ricordate, con Guglielmo II aveva fatto costruire un'enorme flotta da guerra e la Germania durante la prima guerra mondiale non riuscì mai a utilizzare la sua flotta da guerra, patendo quindi uno svantaggio durissimo. La Gran Bretagna riesce a realizzare un vero e proprio blocco navale sulle coste tedesche, sul mare del nord, a ovest della Danimarca e sul Mar Baltico a est della Danimarca. Il blocco navale inglese è così riuscito, è così fitto che le navi, le cannoniere, le navi di guerra tedesche non riusciranno mai ad allontanarsi dai porti lungo tutta la guerra. Questo ovviamente è un grandissimo svantaggio per la Germania e in generale per gli imperi centrali. L'unico serio tentativo di forzare questo blocco, la Germania lo fa nella grande battaglia del maggio-giugno 1916 a ovest della Danimarca, sul mare del nord, vicino alla penisola dello Jutland. Infatti viene chiamata la battaglia dello Jutland. La Germania viene sconfitta in questa grande battaglia e niente, le navi tedesche continuano a non poter solcare i mari sono bloccati e le navi tedesche sono bloccate nei porti dalla flotta britannica, quindi questo non soltanto impedisce nella prima guerra mondiale alla Germania di utilizzare le navi, le cannoniere, tutte le navi che aveva costruito da poco, ma fa anche precipitare il fronte interno. Significa che la Germania è stretta in una vera e propria morsa, fronte occidentale, fronte orientale, fronte dei mari, la Germania viene strangolata, non arrivano i rifornimenti, crollano le importazioni, la Germania avrebbe bisogno di tante cose, non solo per costruire armi e fare la guerra, ma proprio per far mangiare la popolazione, invece strangolata da ogni parte, priva anche dei collegamenti navali, non può avere rifornimenti attraverso il mare, la Germania rischia proprio un crollo della società civile. I tedeschi non hanno più da mangiare, il cibo viene razionato, viene danneggiata intenzionalmente dalle potenze dell'intesa anche la società civile della Germania. La Germania bloccata da ogni parte si trova in sofferenza proprio con le questioni civili. A un certo punto i civili non ce la faranno più, non hanno da mangiare, mancano di molti beni, anche di prima necessità. Quindi questo è particolarmente importante. Come fa la Germania? Non può utilizzare le proprie navi, utilizza i sottomarini. La Germania aveva i sottomarini più potenti del mondo. I sottomarini passano sotto le navi inglesi, non possono essere bloccati. La Germania inizia una guerra sottomarina durissima contro l'Inghilterra e i paesi dell'intesa. Si tratta di isolare il più possibile l'Inghilterra. Tutto ciò che arriva in nave in Inghilterra, non soltanto le armi, ma anche eventualmente anche i rifornimenti civili. C'è questa guerra sottomarina durissima da parte della Germania. La Germania vorrebbe abbattere, silurare tutte le navi che arrivano e partono dalla Gran Bretagna per isolare l'Inghilterra, provocare anche qui una crisi alimentare come stava succedendo appunto in Germania. Il problema è che la guerra sottomarina è piuttosto indiscriminata, cioè vengono colpiti sia
per errore sia intenzionalmente anche navigli di altri paesi, per esempio paesi neutrali, e questo è estremamente pericoloso, soprattutto quando si tratta di navi e di passeggeri degli Stati Uniti. Il 7 maggio del 1915 viene silurato e affondato da parte dei tedeschi il transatlantico Lusitania al largo dell'Irlanda. Il transatlantico Lusitania, che andava e tornava dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti d'America, era una nave civile. Morirono più di 1000 persone, tra cui 189 erano cittadini statunitensi. Capite? Gli Stati Uniti erano neutrali nella guerra, erano comunque coinvolti perché la Germania, e questo anche uno dei tanti motivi per cui la Germania sarà criminalizzata alla fine della guerra, ecco, questo sarà considerato un crimine di guerra. La Germania colpiva e affondava anche navi civili o navi di paesi neutrali. Il presidente americano Wilson, ve lo ricordate? Ne abbiamo parlato in altre video lezioni. Il democratico Wilson non poteva accettare questo, minacciò la Germania, minacciò di entrare in guerra contro la Germania, contro Germania e Austria, per paura che gli Stati Uniti potessero entrare in guerra. Scioccati dall'affondamento dell'Lusitania e di altre navi, la Germania riduce, attenua l'impatto della guerra sottomarina, proprio per evitare che gli Stati Uniti entrano in guerra, e quindi a partire dall'affondamento di Lusitania, dalla metà del 1915 e per tutto il 1916, la guerra sottomarina tedesca fu attenuata e quindi non riuscì ad avere quell'impatto per colpire, per isolare, per mettere in ginocchio la Gran Bretagna. Ora c'è un punto, vedremo quando parleremo dell'ingresso in guerra degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti erano neutrali e poi entreranno in guerra nel 1917, vedremo. Tuttavia gli Stati Uniti, pur essendo neutrali, aiutavano in tutti i modi Francia e Gran Bretagna, fornivano loro delle armi sotto banco, certo non lo dicevano i tedeschi, davano loro dei prestiti. Ovviamente gli Stati Uniti stavano dalla parte delle potenze dell'intesa, in particolare Francia e Gran Bretagna, sia per motivi di affinità storico-politica. Ovviamente gli Stati Uniti erano una grande potenza democratica e avevano affinità con le altre potenze democratiche occidentali, Gran Bretagna e Francia. Naturalmente c'era una vicinanza ideale di tipo politico per via dello stesso sistema liberale, una vicinanza storica, ma c'è anche da considerare un motivo economico. La vicinanza degli Stati Uniti a Gran Bretagna e Francia significava anche che gli Stati Uniti esportavano moltissime merci in Gran Bretagna e Francia e quindi non avevano interesse che l'intesa perdesse la guerra, perché evidentemente l'economia degli Stati Uniti sarebbe stata danneggiata. L'economia degli Stati Uniti era strettamente legata a Gran Bretagna e Francia. Se avessero perso, la Germania si sarebbe impossessata con l'Europa, ma gli Stati Uniti commerciavano molto poco con Germania e Austria, quindi i motivi ideali, la vicinanza politica, l'affinità ideale erano motivi che erano connessi anche a motivazioni economiche. Francia e Gran Bretagna durante la prima guerra mondiale si indebitarono fortemente con gli Stati Uniti, che appunto li aiutava per vincere la guerra. Se Francia e Gran Bretagna avessero perso, gli Stati Uniti non avrebbero riavuto indietro i prestiti. Sull'Usitania poi c'è una cosa da dire: i tedeschi vengono sempre criminalizzati. In realtà, in molti casi, i tedeschi hanno un attenuante. L'abbiamo anche visto quando abbiamo detto la Germania ha fatto scoppiare la guerra. È così, abbiamo visto, ma fino a un certo punto, perché c'erano delle motivazioni per cui la Germania dovette attaccare per prima. La stessa cosa vale qua, perché in seguito si scoprì che il piroscafo Lusitania aveva armi, portava armi, quindi utilizzava i cittadini del piroscafo, i civili, come
scudo umano, perché nel piroscafo Lusitania c'erano un sacco di armi destinate alla Gran Bretagna, nascoste nella stiva, quindi molti dicono la Germania ha colpito per errore Lusitania, ma secondo molti storici non è vero. La Germania, per non perdere la guerra, doveva necessariamente colpire anche le navi civili, perché le navi civili avevano nascosti le armi e i rifornimenti che gli Stati Uniti mandavano a Gran Bretagna e Francia. Naturalmente, quando queste navi civili erano colpite, gli Stati Uniti avevano buon gioco nel dire: siete dei criminali, avete colpito una nave civile. Secondo molti storici, Lusitania esplose e affondò molto rapidamente proprio perché i siluri tedeschi colpirono la polvere da sparo, gli esplosivi che insieme a tante altre armi si trovavano all'interno del Lusitania. Le navi tedesche non potranno mai affrontare le flotte nemiche, perché non riusciranno mai ad uscire dai loro porti, però i sottomarini sì. Adesso parliamo dell'Italia, dell'ingresso in guerra dell'Italia. Abbiamo visto che l'Italia, quando scoppia la guerra nel 1914, resta neutrale. Abbiamo visto che dal punto di vista della lettera del trattato della triplice alleanza con Austria e Germania, l'Italia aveva delle buone motivazioni, perché, lo ripetiamo, era un'alleanza difensiva. L'Italia avrebbe avuto il dovere di entrare in guerra con Austria e Germania se Austria e Germania fossero state attaccate. Invece Germania e Austria hanno esse dichiarato guerra alla Serbia, alla Russia, alla Francia, non solo, ma in contrasto con una clausola del trattato della triplice alleanza. L'Austria aveva attaccato la Serbia, attenzione, senza avvisare l'Italia. Ne aveva parlato con la Germania, ma non aveva avvisato l'Italia. L'Austria non aveva avvisato l'Italia, invece il trattato dell'alleanza diceva che in caso di guerra gli alleati dovevano essere preavvertiti. Quindi l'Italia si svincola dalla triplice alleanza e resta neutrale. Non ha del tutto torto da un punto di vista giuridico. Se leggiamo la lettera del trattato, l'Italia resta neutrale, però poi col passare dei mesi si afferma un'opinione pubblica interventista. Inizia in tutta Italia a sorgere l'idea di entrare in guerra. Inizialmente l'Italia sarebbe stata disposta ad entrare in guerra con Austria e Germania. Attenzione, perché l'Italia in una guerra europea quale interesse aveva? Aveva interesse a prendere dall'Austria, a ottenere dall'Austria le cosiddette terre irredente. Vi ricordate Trento e il Trentino, Trieste, l'Istria, o magari la Dalmazia, cioè la costa di Slovenia e Croazia, territori che erano rimasti all'Austria ma abitati da italiani. Ricordate che la Triplice Alleanza fu fatta dall'Italia insieme ad Austria e Germania in funzione coloniale, perché l'Italia aveva litigato con la Francia, ricordate, Austria e Germania aiutarono l'Italia a ottenere delle colonie, l'aiutarono comunque nelle guerre coloniali, la appoggiarono. Per questo l'Italia aveva firmato l'alleanza con la Germania, ma anche con il nemico di sempre, l'Austria, perché era coinvolta nelle guerre coloniali e aveva già finito per scontrarsi con la Francia. Voleva l'aiuto dell'Austria e della Germania contro la Francia e Gran Bretagna, aiuto diplomatico che fu dato da Francia e Gran Bretagna all'Italia. Ora però, in una guerra europea di questo tipo, in cui le guerre coloniali non c'entrano più nulla, per l'Italia non aveva molto senso combattere insieme ad Austria e Germania. Cioè, in una guerra europea di questo tipo, l'Italia aveva l'interesse a combattere soltanto per conquistare queste terre qui, le terre redente, Trento, Trieste, Istria, forse anche la Dalmazia. E allora voi dite: perché allora inizialmente il governo, vi ricordate che c'erano i liberali di destra con a capo Salandra, primo ministro, il ministro degli esteri era Antonio di San Giuliano, che era contrario alla guerra, e quindi Salandra lo sostituì col suo amico di sempre, Sidney Sonnino, come ministro degli esteri. L'Italia pensava
che l'alleata Austria dovesse cederle le terre irredente in cambio della partecipazione alla guerra. Capite? L'Italia dice all'Austria e alla Germania: noi scendiamo in guerra con voi, dandovi un grande vantaggio, scendiamo in guerra insieme a voi, Austria e Germania, però in cambio tu, Austria, mi dai le terre irredente. Naturalmente solo in caso di vittoria mi dai queste terre, le terre redente. Si fanno quindi delle trattative con l'Austria, trattative segrete. L'Austria non ci sta, non è disposta a dare le terre redente all'Italia in caso di discesa in guerra dell'Italia insieme all'Austria stessa. L'Italia propone anche di restare neutrale, di ricattare l'Austria, dicendo all'Austria: se tu Austria non mi dai Trento e Trieste, Capodistria eccetera, io Italia scendo in guerra contro di te, con Francia e Gran Bretagna, quindi o ottenere le terre redente in cambio della guerra insieme all'Austria, oppure ottenerle anche garantendo la neutralità, garantendo che l'Italia non entrerà in guerra con Francia e Gran Bretagna. Non so se è chiaro, in entrambi i casi l'Austria rifiuta di trattare, rifiuta di cedere all'Italia le terre irredente con la diplomazia. Quindi molti pensano Trento e Trieste possano essere ottenute anche senza entrare in guerra, per via diplomatica, cioè dicendo all'Austria: si accontenti del fatto che noi, Italia, restiamo neutrale, non entriamo in guerra con Francia e Gran Bretagna, ma in caso di vittoria tu ci dai le terre redente. L'Austria appunto rifiuta. Questo pensiero, questo ragionamento, l'Italia aveva ragione di farlo, perché c'è un'altra clausola, attenzione, all'interno del testo della Triplice Alleanza che dice: attenzione, l'Italia aveva firmato la Triplice Alleanza, si può pensare che avesse rinunciato per sempre alle terre redente. Non è così, è rimasto uno spiraglio scritto nero su bianco nel trattato. C'era scritto che qualora l'Austria, attenzione, avesse ottenuto dei guadagni territoriali, avrebbe compensato l'Italia con dei territori non meglio precisati. Naturalmente si pensava a Trento e Trieste, cioè c'era scritto nel trattato. Quindi l'Italia dice: rispettate il trattato, noi restiamo neutrali oppure entriamo in guerra con voi, Austria. In caso di vittoria, tu Austria ti prenderai sicuramente un sacco di territori, nei Balcani ti espanderai, acquisirai territori. Se vinci la guerra, magari la vinciamo insieme, però in cambio tu Austria potrai cederci Trento e Trieste. È scritto nel trattato: se l'Austria dovesse avere guadagni territoriali, ricompenserebbe l'Italia con altri territori. L'Austria assolutamente non accetta. Allora l'Italia che fa? Avete già capito, Salandra, attraverso il suo nuovo ministro Sidney Sonnino, inizia a trattare con gli altri, cioè con le potenze dell'intesa, in particolare con Francia e Gran Bretagna. Quindi l'Italia, purtroppo, dà l'impressione alle altre potenze europee di essere un po' troppo spregiudicata. L'Italia, sotto banco, quando la guerra è già iniziata, invece di schierarsi chiaramente da una parte o dall'altra, l'Italia tratta con entrambe le parti belligeranti per vedere chi le offre di più, con chi conviene entrare in guerra. Tratta con l'Austria segretamente, tratta con Francia e Gran Bretagna segretamente in contemporanea. Che succede? Che Francia e Gran Bretagna fanno una grossa offerta all'Italia. L'Italia, il primo ministro Salandra, firma un trattato segreto attraverso il suo ministro degli esteri Sonnino, che si chiama Trattato di Londra, Patto di Londra, il 26 aprile del 1915. Viene firmato il Patto di Londra. Sono passati 9 mesi, qualcosa del genere, dall'inizio della guerra. Il 26 aprile 1915 l'Italia firma con Francia e Gran Bretagna in segreto
all'epoca la diplomazia era tutta segreta, il patto di Londra. Attenzione, nel patto di Londra c'è scritto che l'Italia entrerà in guerra entro un mese con Francia e Gran Bretagna in cambio di una serie di territori che ovviamente l'Italia avrebbe avuto, le vengono promessi in caso di vittoria dell'intesa con cui l'Italia si sta schierando. Fate attenzione perché anche molti testi non spiegano bene che cosa c'è scritto nel patto di Londra, quali sono i territori promessi all'Italia nel patto di Londra. Voi direte, l'Italia otterrà in caso di vittoria Trento, nel patto di Londra c'è scritto il Trentino e anche l'Alto Adige fino al Brennero, poi anche la Venezia Giulia e Trieste, il Friuli e Trieste, e poi l'Istria e poi anche la Dalmazia, cioè la costa di Slovenia-Croazia. Fin qua si tratta di territori abitati dagli italiani. Certo qualche problema c'è perché il Sud Tirolo, l'Alto Adige al 50% è abitata da tedeschi, così come la Dalmazia, che spesso in passato è stata parte della Repubblica di Venezia, era abitata non solo da italiani, anzi era abitata maggiormente da slavi, però ammettiamo che tutte queste siano terre redente italiane, abitate da italiani, quindi lo possiamo accettare fin qua, compresa la Dalmazia o l'Alto Adige, però purtroppo anche molti testi non riportano che tra i compensi promessi all'Italia vi erano anche ben altre cose, cioè il protettorato dell'Albania. In realtà nel patto di Londra c'è scritto il porto di Valona in Albania, ma Valona era decisamente la città più importante dell'Albania. Non c'era Durazzo, adesso Durazzo è importante, ma all'epoca non lo era, quindi avere il porto di Valona in Albania significava di fatto controllare l'Albania, avere un protettorato in Albania. Poi veniva promesso all'Italia anche una serie di isole greche. Ricordate che l'Italia aveva già Rodi e il Dodecanneso, che in violazione del Trattato di Losanna dopo la guerra di Libia contro l'Impero Ottomano, l'Italia si era tenute quelle isole. All'Italia viene promesso un altro insieme di isole greche e poi neanche basta. L'Italia avrebbe avuto un territorio in Turchia, pensate, nel cuore dell'Impero Ottomano, in Anatolia, il territorio di Antalya. Semplicemente vi erano delle comunità italiane, dei gruppi di italiani che si erano stanziate là. Quindi addirittura un pezzo della Turchia. Non solo, l'Italia avrebbe partecipato alla spartizione delle colonie tedesche. In caso di sconfitta della Germania avrebbe perso le colonie, l'Italia avrebbe avuto qualcuna, almeno una, delle colonie tedesche in Africa. Fate molta attenzione, quindi viene spacciato spesso il patto di Londra come un accordo per ottenere le terre irredente abitate da italiani in Austria, ma in realtà non è così. Il patto di Londra è un patto imperialistico, non si tratta solo di avere Trentino, Sud Tirolo, Trieste, Istria, Dalmazia, ma anche altri territori che fanno parte di altre nazioni diverse dall'Austria, abitate da altri popoli, albanesi, greci, turchi. Una delle colonie tedesche in Africa, cioè questo trattato ha un'impostazione imperialistica, non soltanto irredentistica, d'accordo? Quindi si tratta di permettere l'espansione dell'Italia dall'altra parte dell'Adriatico e anche in Africa, l'espansione dell'Italia nei Balcani. Questo è bene sottolinearlo perché spesso non è chiaro, non viene detto. Attenzione, il patto di Londra dice che l'Italia entrerà in guerra entro un mese, non c'è scritto che l'Italia deciderà che cosa fare. Il trattato di Londra, capite, firmato il segreto, senza che nessuno lo sappia, neanche il Parlamento,
neanche gli altri ministri del governo, tranne Salandra e Sonnino, solo il re, Salandra e Sonnino conoscono questo trattato. L'Italia quindi firma un patto in cui, che non è un patto in cui si dice noi decideremo se entrare in guerra. Nel patto c'è scritto verranno date all'Italia questi territori perché l'Italia si impegna a entrare in guerra insieme a Francia, Gran Bretagna e Russia, l'intesa, entro un mese. Nel patto di Londra c'è già scritto che l'Italia entra in guerra, l'Italia si impegna ad entrare in guerra, ma il Parlamento non sa niente, nessuno sa niente, quindi vedete, già da questo potete capire la natura assolutamente antidemocratica dell'ingresso in guerra dell'Italia, assolutamente discutibile. L'Italia firma il patto di Londra, il re, il primo ministro e il ministro degli esteri hanno già deciso con chi entrerà in guerra l'Italia, il Parlamento e l'opinione pubblica sono del tutto ignari. In Italia ci si divide tra neutralisti e interventisti. Attenzione, i gruppi di neutralisti e di interventisti sono diversi e a volte vogliono la neutralità oppure l'intervento per motivi diversi l'uno dall'altro, anche per motivi opposti. Vediamo chi sono i neutralisti. Questa contrapposizione verrà anche scontro nelle piazze. Tra i neutralisti abbiamo i cattolici, i socialisti e i liberali giolittiani che in quel momento erano l'opposizione, questi tre grandi gruppi. Allora, diciamo subito che la maggior parte degli italiani, numericamente, la gente comune, le masse popolari, non volevano entrare in guerra. L'Italia entrò in guerra, come vedremo, nella prima guerra mondiale, contro la grande maggioranza del paese. Perché? Perché quelli che non volevano entrare in guerra, ve li ho scritti qui, ora ne parliamo, rappresentavano la netta maggioranza del paese, ma non avevano potere, avevano poco potere, erano quelli che non contavano. Già l'elenco, vedete, piccolo, quando farò l'elenco degli interventisti, vedrete che i gruppi interventisti sono molti di più. Chi non voleva entrare in guerra era la maggior parte degli italiani, però chi voleva entrare in guerra erano gruppi, partiti, singoli personaggi più ristretti che però contavano, che avevano il potere politico, avevano il potere economico, avevano il potere culturale. D'accordo, basta pensare che volevano entrare in guerra Salandra e Sonnino, erano loro al governo e quindi è chiaro che avevano il coltello dalla parte del manico, però gli italiani, la maggioranza, grande maggioranza, non voleva entrare in guerra, basta pensare che sia i socialisti, la maggior parte dei socialisti, ricordate che il Partito Socialista insieme al Partito Socialista Russo è l'unico partito europeo che non si schiera con il proprio paese, si schiera contro la guerra. Il Partito Socialista avversa la guerra. I socialisti dicono che la guerra è una guerra di classe, una guerra dei padroni, una guerra che arricchisce chi fabbrica le armi, gli industriali, è una guerra capitalistica, concerne lo scontro tra nazioni capitalistiche e va a danno dei proletari. Quindi i socialisti rappresentano gli operai di fabbrica. Il Partito Socialista aveva un vasto consenso, ma ancora di più, è molto importante, erano fondamentalmente contrari alla guerra ai cattolici, che ovviamente erano moltissimi in Italia, però ricordate non avevano potere, anche perché il Papa aveva impedito la formazione di un partito cattolico, non c'era un partito in Parlamento che rappresentasse i cattolici per la maggior parte contadini, gente semplice, nelle campagne avevano un istintivo rifiuto per la guerra. Non parliamo di partiti organizzati, ma di contadini che non volevano mandare a morire i propri figli in posti che non conoscevano neanche, sulle Dolomiti. Erano l'80% degli italiani, ma non contavano, non erano rappresentati. I contadini
del Veneto, del Meridione, avrebbero dovuto mandare i loro figli a morire in posti che neppure avevano sentito nominare, appunto sulle Dolomiti, il Veneto, il Friuli, loro non conoscevano neanche questi posti, erano posti lontani centinaia di chilometri. Vi ricordo che il Meridione, tramite il brigantaggio, aveva rifiutato, si era ribellato anche alla leva militare. I contadini non erano certo patriottici, consideravano spesso lo Stato italiano qualcosa di abusivo. Basterebbe dire che contro la guerra erano quindi in generale gli operai, che facevano parte spesso del Partito Socialista, e in generale i cattolici, soprattutto i contadini, le masse contadine, le parrocchie di campagna. Già qui abbiamo molto più del 50%, molto più della maggioranza numerica degli italiani, e sono contro la guerra. Anche la Chiesa Cattolica, i vertici della Chiesa Cattolica erano contro la guerra. Il nuovo Papa Benedetto XV, che era stato eletto al soglio pontificio proprio poco prima dello scoppio della guerra, dopo la morte del precedente Papa Pio X, Benedetto XV definì più volte la guerra con una frase molto efficace, definì la Grande Guerra una inutile strage. Era assolutamente contraria alla Chiesa Cattolica alla guerra, per motivi nobili, per motivi diciamo umanitari, di pacifismo. Qualcuno però ha qualche sospetto. La Chiesa Cattolica infatti sarà sempre contro la guerra, a favore della pace durante i 4 anni di guerra, anche dopo che la guerra sarà stata avviata. Secondo alcuni perché? Avrebbe avuto un interesse ben preciso. Ciò non toglie attenzione alla nobiltà dei discorsi a favore della pace di Benedetto XV, però qual era l'unica potenza europea, pensateci, che era rimasta davvero cattolica e appoggiava la Chiesa? Era l'Austria. Sia l'Austria sia l'Ungheria, l'impero austro-ungarico, dove tra l'altro la Chiesa Cattolica aveva moltissime proprietà, anche moltissime proprietà terriere, quindi il sospetto è che la Chiesa Cattolica sin dall'inizio tifasse in qualche modo per l'Austria-Ungheria, non volesse la distruzione dell'Austria-Ungheria, perché l'Austria-Ungheria era l'unica potenza cattolica che ancora sosteneva la Chiesa. Invece l'Italia, vi ricordate, era uno stato laico liberale che era ai ferri corti con il papato dopo Porta Pia, dopo la presa di Roma. Quindi la Chiesa Cattolica non vuole che l'Italia entri in guerra, perché l'Italia, dopo aver pensato di entrare in guerra con l'Austria, pensa di entrare in guerra contro l'Austria. In Parlamento erano contro la guerra i liberali di sinistra, quelli capitanati da Giolitti, tutti i liberali di sinistra che stavano all'opposizione. Sapete perché l'Italia anche entra in guerra con Francia, Gran Bretagna e Russia? Il governo fa un ragionamento giusto. Entrare in guerra contro Gran Bretagna e Francia sarebbe stato troppo difficile per l'Italia, perché non che combattere con l'Austria fosse facile, lo vedremo. L'Italia anche contro l'Austria parte già in una situazione di difficoltà, vedremo perché, però combattere contro la Gran Bretagna era proprio un suicidio, perché la Gran Bretagna era padrona del Mediterraneo con le sue navi, e quindi attaccare la Gran Bretagna significava farsi invadere facilissimamente dalle navi inglesi, viste le ampie coste dell'Italia, farsi invadere facilmente il territorio degli inglesi. L'Italia non aveva difese nei confronti delle navi inglesi, quindi veniva considerato assurdo entrare in guerra contro la Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna con le sue navi ci attacca quando vuole. Questo ragionamento è giusto, purtroppo però non fu fatto quando l'Italia entrò in guerra nella seconda guerra mondiale. Purtroppo Mussolini questo ragionamento non lo fece. Vediamo adesso chi sono gli interventisti. Gli interventisti, come vi ho detto, in numero assoluto sono di meno, sono la minoranza della popolazione italiana, ma sono i gruppi che più contano, con le personalità più importanti, quelli che hanno il potere. Quali sono i gruppi? Quali sono le personalità che vogliono l'intervento? Prima di tutto quelli che vogliono il potere, i liberali di destra che governano, il presidente del Consiglio,
Salandra, l'abbiamo già detto, è il suo ministro degli esteri Sonnino, il governo in carica. Il governo non vuole entrare in guerra solo per prendere le terre irredente, c'è purtroppo un retropensiero, una motivazione poco nobile da parte di Salandra e Sonnino. Ricordate che questi due volevano ridurre i poteri del Parlamento e volevano costruire in Italia un regime autoritario. Entrare in guerra significava realizzare questo progetto, perché Salandra, una volta in guerra l'Italia, Salandra avrebbe avuto poteri eccezionali, come stava succedendo in altri paesi che erano già in guerra, quindi lo stato di guerra avrebbe permesso a Salandra di dare una stretta autoritaria all'Italia, eliminare la libertà di stampa, la libertà di sciopero, reprimere i socialisti che erano contro la guerra, tra l'altro, e quindi trasformare l'Italia in uno stato autoritario, sfruttando la guerra e i poteri eccezionali che il governo sicuramente avrebbe avuto in caso di guerra. Ma anche il re era a favore della guerra. Vittorio Emanuele III. Questo re piccolo, 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 lo chiamavano sciaboletta, era basso basso, perché dovettero confezionare, costruire una sciabola con delle dimensioni molto ridotte rispetto alla sciabola normale, se no la sciabola toccava terra. Questo re piccolo piccolo, responsabile dell'ingresso in guerra dell'Italia sia nella prima sia nella seconda guerra mondiale, responsabile del fascismo, delle leggi razziali, ma era favorevole alla guerra anche l'esercito. Sono ovviamente quelli che contano, quelli che hanno il potere. Gli industriali hanno il potere economico, la questione qui però è un po' controversa. Si dice che gli industriali siano a favore della guerra perché si arricchiscono convertendo la produzione civile in produzione bellica, producendo armi e iniziando così a guadagnare moltissimo, ma producendo anche tutto ciò che serve alla guerra, le scatolette del cibo dei soldati, le apparecchiature per il telegrafo, per il telefono, i vestiti, qualunque cosa che serviva all'esercito italiano, gli automobili. Gli industriali iniziano a produrre per lo Stato in una guerra del genere, lunga, terribile, che ha bisogno di molte risorse, servivano moltissime armi, soprattutto di artiglieria, proiettili, gli industriali si arricchiscono così. Molti storici però sono perplessi, non sono del tutto d'accordo, dicono che non tutti gli industriali italiani erano a favore della guerra, molti erano indifferenti perché anche in caso di neutralità gli industriali avrebbero guadagnato lo stesso perché avrebbero venduto le armi all'estero, sia all'intesa sia agli imperi centrali. Quindi alcuni storici dicono non è proprio vero che gli industriali o tutti gli industriali volevano la guerra. Poi ci sono gli interventisti democratici, cioè quelli che vogliono entrare in guerra per motivi nobili, tra cui proprio gli irredentisti. Gli irredentisti volevano conquistare le terre irredente, Trento, Trieste. Gli irredentisti, cioè dei patrioti di stampo risorgimentale come Nazario Sauro o Cesare Battisti. Questi non erano cittadini italiani, vivevano nelle terre irredente. Per gli irredentisti, come tutti gli interventisti democratici, la prima guerra mondiale veniva vista come una sorta di quarta guerra d'indipendenza, di completamento delle guerre d'indipendenza, per completare l'unità d'Italia aggregando i residui territori appartenenti allo straniero. La stessa cosa vale per alcuni socialisti riformisti. Abbiamo visto che il Partito Socialista era contro la guerra, per alcuni socialisti riformisti erano a favore della guerra. Per esempio Salvemini o Bissolati, ve lo ricordate che Salvemini e Bissolati erano stati favorevoli già a un'altra guerra, la guerra di Libia, la guerra coloniale? Molti riformisti si erano spostati a destra, avevano accettato ormai il liberalismo borghese, quindi c'è un forte interventismo socialista da parte di molte personalità che dicono non possiamo far vincere Germania e Austria, che sono dal loro punto di vista paesi di barbarie,
paesi liberali che schiaccerebbero gli operai, che invece per loro la vittoria di Francia e Gran Bretagna sarebbe la vittoria delle democrazie liberali che, vabbè, non sono il socialismo, ma sono pur sempre meglio dei regimi autoritari di Austria e Germania. Molti di questi socialisti riformisti sono scienziati, imbevuti dello spirito del positivismo, quindi la vittoria della Francia e della Gran Bretagna sarebbe stata, dal loro punto di vista, la vittoria del progresso, la vittoria della scienza, tutte cose che vanno anche a favore che vanno anche a favore delle classi popolari, dell'educazione. Abbiamo visto che molti partiti socialisti europei fanno proprio questo ragionamento, mentre il Partito Socialista Italiano no, era contro la guerra. Per alcuni socialisti riformisti erano a favore della guerra. Poi era a favore della guerra, attenzione, alcuni socialisti massimalisti, quelli che volevano la rivoluzione, come, attenzione, Benito Mussolini, che noi abbiamo già visto in passato, oppure i sindacalisti rivoluzionari come Labriola e Corridoni. Perché? Mussolini, tra l'altro, era un dirigente socialista, vi ricordate, che dirigeva l'Avanti, il quotidiano del Partito Socialista. Sul giornale L'Avanti, giornale socialista, lui fa campagna contro la guerra, poi a partire del settembre 1914 Mussolini all'improvviso si schiera a favore della guerra contro l'Austria, ovviamente viene cacciato dal Partito Socialista e dalla direzione dell'Avanti, però Benito Mussolini fonda un suo giornale, sempre a Milano, che si chiama Il Popolo d'Italia, che farà propaganda per l'intervento. Il Popolo d'Italia sarà tra i principali giornali interventisti. Pensate che Mussolini, socialista, diventa un nazionalista acceso. Pensate che sul Popolo d'Italia scrivevano anche i nazionalisti come Corradini e D'Annunzio, che vedremo poi. Perché Mussolini, socialista, rivoluzionario, vuole la guerra come gli altri socialisti rivoluzionari? Per un calcolo estremamente cinico che purtroppo si realizzerà. Mussolini o Corridoni hanno un pensiero cinico, cioè puntano al tanto peggio tanto meglio. Loro pensano, purtroppo avranno ragione, che la guerra in Italia, anche se si concludesse come si concluderà con la vittoria dell'Italia, avrebbe provocato il caos, avrebbe provocato il tracollo economico e il crollo del sistema politico liberale. La guerra in Italia avrebbe distrutto la società civile, avrebbe fatto crollare il tradizionale consenso, il tradizionale sistema e il consenso alla democrazia, e avrebbe aperto la strada ad una rivoluzione. Il caos, il disagio sociale causato dalla guerra, capite cosa dice Mussolini? Ci aiuta perché poi ci inseriamo noi e facciamo una rivoluzione, non più socialista, ma una rivoluzione nazionalista. Corridoni parlava della grande rivoluzione nazionale, mazziniana, quindi erano a volte nazionalisti con delle venature fortemente democratiche, per esempio Corridoni, venature democratiche, popolari. Però era un ragionamento molto cinico. Entriamo in guerra, dice Mussolini, la guerra distruggerà l'Italia, metterà in crisi il blocco liberale, la gente sarà disperata e noi con la violenza approfitteremo di questa situazione, prenderemo il potere e costruiremo un regime popolare antiparlamentare, non più liberale. Purtroppo Mussolini ci aveva preso. E quelli che vogliono entrare in guerra, ma questo è scontato, sono i nazionalisti. Abbiamo visto esponenti come Papini, Prezzolini, Corradini, anche D'Annunzio che si aggiunge, ma in realtà il Vate D'Annunzio non era molto nazionalista, si scopre interventista nel 1915, i nazionalisti.
Non è che dobbiamo ripetere cosa pensavano i nazionalisti, l'abbiamo già detto in precedenti lezioni. Per i nazionalisti la guerra era bella in sé, era un'esperienza estetica, loro veneravano la guerra di per sé, la guerra, la violenza, nella guerra l'uomo si india, diventa simile a Dio, quindi i nazionalisti sono l'unico tra questi gruppi di interventisti per il quale è indifferente fare la guerra con l'Austria oppure contro l'Austria. Per loro l'importante è menare le mani, perché la guerra è comunque bella in sé, con chiunque tu ti schieri. Molti giornali, ecco, liberali, questo è importante, erano a favore della guerra. Albertini era il direttore del Corriere della Sera, un giornalista molto importante, molto ascoltato. Il Corriere della Sera, come anche adesso è, un giornale di Milano, ma veniva letto in tutta Italia. La borghesia colta leggeva, la borghesia italiana, il Corriere della Sera. Non dovete pensare alla situazione simile a quella di oggi, dove ci sono tanti giornali, ci sono anche giornali sul web e così via. All'epoca i giornali erano solo cartacei, quelli importanti in Italia erano pochissimi. Il Corriere della Sera veniva letto, ma in parte è così anche oggi, con giornali come Corriere della Sera, Repubblica, anche se non sono della Puglia, della Campania e della Sicilia, vengono letti anche in Campania, in Puglia e in Sicilia. In tutta Italia si legge il Corriere della Sera, è un giornale nazionale. Il Corriere della Sera orientava le idee della borghesia italiana, degli imprenditori, dei professionisti. Albertini, direttore famoso del Corriere della Sera, si schiera con l'intervento. Grandi personalità, capite quindi, che rappresentano il potere culturale, il potere economico, il potere militare, quelli che contano. In realtà erano di meno in termini assoluti, però in realtà erano quelli che contavano di più, avevano il potere, quindi per questo l'Italia finirà per entrare in guerra. Basta dire che il re e il Presidente del Consiglio sono a favore dell'ingresso in guerra. È chiaro che la probabilità che l'Italia entri in guerra è notevole. Se Giolitti non si fosse dimesso e non avesse lasciato il suo posto a Salandra, l'Italia non sarebbe mai entrata in guerra. Gli argomenti di Giolitti erano molto interessanti. Giolitti diceva che l'Italia non era in grado di gestire, di reggere una guerra del genere. La guerra avrebbe provocato un disastro sociale, diceva Giolitti. Inoltre Giolitti diceva che questa guerra, l'Italia, questa guerra non interessava, perché la guerra riguardava la determinazione di chi dovesse essere la prima potenza mondiale, Gran Bretagna oppure Germania. L'Italia, secondo Giolitti, avrebbe avuto interesse a mantenere buone relazioni sia con la Gran Bretagna sia con la Germania. Secondo Giolitti le terre redente si potevano ottenere anche restando neutrali e aspettando la sconfitta dell'Austria, perché una volta sconfitto l'impero austro-ungarico, diceva Giolitti, si libereranno tutte le nazionalità oppresse, cechi, croati, sloveni, eccetera, e quindi si renderanno indipendenti anche le terre irredente italiane dell'impero austro-ungarico. Quindi secondo Giolitti non c'era bisogno di fare la guerra, basta aspettare la sconfitta e la disgregazione dell'Austria. Giolitti diceva: ci prenderemo lo stesso le terre redente. Giolitti non fu ascoltato, non riuscì ad andare al governo, come vedremo nella prossima lezione. Infatti, nella prossima video lezione vedremo come l'Italia entra in guerra e poi che cosa succede su questo nuovo fronte della Prima Guerra Mondiale, sul fronte italiano, sul fronte alpino, fino al 1916. Vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo la prossima volta, arrivederci.